L'ultimo respiro di un impero, la caduta di Costantinopoli, 1453. Per oltre 1000 anni, Costantinopoli ha resistito a ogni tempesta della storia. Ha visto sorgere e crollare imperi. Ha affrontato invasioni, crociate, pestilenze e tradimenti. Per un millennio è stata la seconda Roma, il cuore pulsante di un impero che univa fede e potere, scienza e gloria. Ma nel 1453 quel faro stava per spegnersi. L'impero bizantino non era più che un'ombra del suo passato. Un guscio di pietra circondato da un mare di nemici. Le sue strade, un tempo ornate da oro e mosaici, ora cadevano a pezzi. Le mura teodosiane, che avevano respinto i persiani, gli arabi e i crociati, mostravano crepe profonde. E oltre l'orizzonte, le bandiere verdi dell'impero ottomano sventolavano come presagio di tempesta. Sul trono sedeva Costantino XI Paleologo. Un uomo consapevole che il suo regno non sarebbe stato di conquista, ma di resistenza. Aveva ricevuto un impero morente, ma giurò di morire con esso. Rifiutò ogni proposta di fuga. Rifiutò l'esilio. Scelse di combattere. Scelse di morire in piedi, non di vivere in ginocchio. Dall'altra parte del Bosforo, un giovane sultano osservava la città dalle colline. Si chiamava Maometto II. Aveva solo 21 anni, ma nella mente ardeva il fuoco dei grandi conquistatori. Sognava di eguagliare Alessandro Magno. Sognava di superare Giulio Cesare. Sognava di conquistare la città che neppure i più grandi erano riusciti a prendere. Costantinopoli non era per lui una città. Era il destino stesso. Maometto sapeva che non avrebbe vinto con la forza delle spade. Avrebbe vinto con l'ingegno, con la strategia e con una nuova potenza, la polvere da sparo. Nel 1452 ordinò la costruzione di una fortezza sul Bosforo, Rumelisar, una cicatrice di pietra che tagliava in due il mondo bizantino. Migliaia di operai lavorarono giorno e notte. In soli 4 mesi la fortezza era completa. Dalle sue torri, le navi ottomane controllavano ogni movimento sullo stretto. Costantinopoli era isolata. Nessun aiuto poteva più raggiungerla. Maometto voleva di più. Voleva un'arma che incarnasse la sua volontà. Un cannone così potente da distruggere la leggenda stessa delle mura teodosiane. Fu allora che un uomo bussò alle sue porte. Urbano, un ingegnere ungherese, esperto di artiglieria. Un tempo aveva cercato lavoro presso l'imperatore bizantino, ma era stato respinto. Le casse erano vuote. Il sultano, invece, gli offrì oro, ferro e libertà. Insieme costruirono un mostro di bronzo lungo 9 metri e pesante 18 tonnellate. Il Grande Bombarda. Un cannone tanto vasto che un uomo poteva camminare dentro la sua canna. Lanciava proiettili di pietra da mezzo quintale, capaci di frantumare anche le fortificazioni più spesse. Per trasportarlo ci vollero 60 buoi e centinaia di uomini. Ogni colpo era un terremoto. Ogni sparo faceva tremare la terra e il cuore dei difensori. Il 6 aprile 1453, il primo colpo ruppe il silenzio. Il tuono del Grande Bombarda segnò l'inizio dell'assedio. La polvere da sparo si alzò in colonne nere. Le mura si scossero. La leggenda di Costantinopoli cominciò a morire. All'interno, appena 7.000 uomini cercavano di difendere un perimetro di oltre 20 chilometri. Era un'impresa disperata. Ma non erano soli. Arrivò in città un comandante genovese, Giovanni Giustiniani Longo. Portava con sé 700 uomini, addestrati, disciplinati, pronti a morire. Giustiniani non era solo un soldato. Era un ingegnere, un tattico, un simbolo di coraggio. Diede ordine di rinforzare le mura, di costruire barricate, di riparare le brecce. Ogni giorno, ogni notte, la popolazione stessa si unì alla lotta. Uomini, donne, monaci e artigiani lavoravano fianco a fianco. Si pregava e si combatteva nello stesso respiro. Le campane suonavano senza sosta, mentre i sacerdoti benedicevano i difensori con acqua santa. I bizantini non difendevano più un impero. Difendevano la memoria di 1000 anni di civiltà. Le giornate scorrevano tra il fumo e il sangue.
Ogni colpo di cannone apriva una ferita. Ogni notte i bizantini uscivano dalle porte segrete per sabotare i cannoni ottomani. Si muovevano nell'oscurità, come spettri tra le tende nemiche. Molti non tornavano, ma chi tornava portava con sé una nuova speranza. Poi, il 20 aprile, il mare portò un segno. All'orizzonte apparvero 4 navi cristiane, 3 genovesi e una bizantina. Erano cariche di grano, armi e speranza. Il loro obiettivo, sfondare il blocco ottomano e raggiungere il porto della città. Maometto ordinò alla sua flotta di fermarle. Più di 100 navi contro 4. Lo scontro fu epico. Le navi cristiane, più alte e robuste, resistettero per ore. Le onde si tinsero di sangue. I remi si spezzavano, i ponti bruciavano. Alla fine, le 4 navi riuscirono a forzare il blocco e a entrare nel porto. La popolazione esplose in un urlo di gioia. Le campane suonarono come in un miracolo. Per un istante sembrò che Dio avesse ascoltato le loro preghiere. Ma per Maometto fu un'umiliazione. In un impeto di rabbia fece giustiziare il suo ammiraglio. Poi meditò vendetta. Qualche giorno dopo diede ordine di trascinare le sue navi sulla terraferma. Fece costruire una strada di assi e tronchi cosparsi d'olio. Nella notte, sotto la luna, centinaia di uomini trascinarono le imbarcazioni per chilometri. All'alba, i bizantini guardarono il porto e videro l'impossibile. Le navi ottomane nel loro stesso corno d'oro. Fu uno shock. Nessun luogo era più sicuro. La città era completamente circondata. Costantinopoli era un'isola assediata da tutti i lati del mondo. Passarono i giorni. Le scorte finivano. La fame, la paura e la polvere erano ovunque. Il 28 maggio, l'imperatore Costantino convocò tutto il popolo in Santa Sofia. La grande chiesa era piena. Uomini e donne si abbracciavano, piangevano, si confessavano. Non c'erano più ricchi o poveri, nobili o contadini. Solo anime in attesa del giudizio. Costantino si inginocchiò e chiese perdono al suo popolo per non aver potuto salvarli. Poi si rialzò e pronunciò parole che nessuno dimenticò mai. Il nostro nemico è alle porte. Ma non temete. Combattiamo per la fede, per le nostre case, per la nostra libertà. E se dobbiamo morire, moriamo da uomini. All'alba del 29 maggio, il silenzio fu rotto da un urlo. L'assalto finale era iniziato. 3 ondate di fuoco e sangue. La prima, composta dai basci bazooks, si gettò contro le mura come un'onda umana. Morirono a migliaia, ma logorarono i difensori. La seconda, formata dagli anatolici, avanzò più ordinata, spingendo i bizantini all'estremo. Infine arrivarono loro, i giannizzeri, la guardia d'élite del sultano. Silenziosi, implacabili, vestiti di nero. Fu allora che Giovanni Giustiniani fu colpito da un proiettile d'archibugio. Ferito, chiese di essere portato via. Il suo ritiro gettò nel caos i difensori. Il morale crollò. I giannizzeri approfittarono della breccia. In pochi minuti la marea ottomana travolse le mura. L'imperatore Costantino comprese che tutto era perduto. Si tolse le insegne imperiali, alzò la spada e gridò: «Non c'è più un imperatore tra i vivi. Ora siamo tutti fratelli in Cristo». Poi si gettò nella mischia. Combatté fino alla fine. Il suo corpo non fu mai ritrovato. La leggenda dice che un angelo lo trasformò in marmo, nascosto sotto le rovine, in attesa del giorno in cui Costantinopoli tornerà libera. Quando il sole sorse, la città era in silenzio. Le campane erano mute. Il fumo copriva i tetti. Maometto II entrò lentamente a cavallo tra le rovine. Guardò la cupola di Santa Sofia, entrò e disse: «Che bello è il mondo, ma quanto breve è la gloria degli uomini». Fece deporre il vessillo bizantino e trasformò la grande chiesa in moschea. Da quel giorno, Costantinopoli divenne la nuova capitale dell'impero ottomano. E nei secoli, quel nome antico lasciò posto a un altro, Istanbul. Ma per chi conosce la storia, quel luogo resterà per sempre Costantinopoli.
l'ultimo baluardo di Roma, l'eco immortale di un impero che non volle morire.